Allora, tanto per cambiare vi parlo della macchina in un autogrill, come vedete in bella mostra c'è la scritta. E allora, perché sono qui? Sto andando a far visita ad un posto per la seconda volta, questa volta sono da solo e per il momento, perché poi avrò una compagnia assolutamente gradita. Sto andando verso un piccolo castello che visitammo io e Lara nel 2024. Ecco, dopo le mie parole lascerò spazio a quello che era uno stralcio del vecchio video dove Lara spiegava un po' il vissuto di questo posto e la storia. Però ecco, la cosa che mi colpì molto fu il fatto che non si cercò subito, cioè sì, si cercò subito quello che poteva essere il padrone di questo castello, ma immediatamente ci fu un'interazione che sembrava avere a che fare con un bambino. E questa cosa ce la siamo portati avanti per parecchie ore, il tempo che siamo stati lì, insomma. Tra l'altro è un posto che apparentemente è piccolo, ma non lo è in fondo, perché alla fine c'erano tantissime stanze, alcune delle quali decisamente inquietanti. Vi dicevo, per il momento sono solo, ma poi quando arrivo là ci saranno i Dark Side Paranormal, i DSPT, che sono, oltre a essere investigatori del paranormale di tutto rispetto, sono anche persone squisite, sono persone che mi sono entrate nel cuore, così come mi sono entrati nel cuore i GHG e i Fag Itinerantur, quindi sono quelle persone con le quali leghi e insomma per una strana magia ci diventi amico e la cosa fa solo piacere. Poche ciance, adesso vi metto Lara dopo di me e poi vado perché la strada è tanta. Allora, Vecchio signore incazzatissimo. allora, c'è un vecchio signore incazzatissimo e un altro invece che non è incazzatissimo, nel senso che questa struttura che risale al, ti ho sentito dire 1200, ma è prima. È prima? È prima. Okay. È stata distrutta da un tale che si chiamava Re Enzio, che l'ha distrutto. Poi però la zona divenne un feudo dei tali Radini tedeschi, e un Giovanni Radini tedeschi ha voluto a tutti i costi ricostruire il castello. Che peggio di Dynasty qui. Ma praticamente, anche perché la dinastia dei Radini tedeschi ha tenuto la proprietà per tantissimo tempo, fino a quasi al 1900. Sì. E quindi si dice che ci siano queste due, entità: chi ha voluto la distruzione del posto e chi invece ha voluto farla risorgere, farla ritornare in vita. Vediamo, non esiste una leggenda particolare che riguarda questo posto. Noi diciamo sempre però che ogni casa ha una storia e qui c'è un castello addirittura. Perfetto, un castello ha una storia millenaria. Per cui noi ci basiamo su questa storia e vediamo che cosa ci dà. Innanzitutto vediamo come entrare, appunto. Perché sembra un po' impraticabile la cosa, però è bello, la giornata è bella, ci saranno zanzare, però... Vabbè, quello. Vabbè, ci vediamo dentro se riusciamo a entrare, se no ci vediamo in macchina e se non siamo entrare. Infatti. Terzo tentativo, quindi terzo tentativo vuol dire che la prima anomalia è che per 3 volte mi si è spento la videocamera, va bene, proviamo la terza volta. Allora, come dicevo nelle precedenti 2 volte, nella pre-introduzione che ho fatto, vi ho raccontato che sarei venuto in questo castello
particolare insieme a due amici dei DSPT Dark Side Paranormal, quindi Claudio e Stefania, che sono qui. E, allora, questo posto abbiamo fatto un'introduzione con Lara nel 2024, vi ha raccontato a grandi linee quello che ha studiato, insomma ha letto di questo posto, che è assolutamente interessante, ma la percezione che si era avuta a suo tempo era che fossimo seguiti o comunque intercettati da un bambino. Ora, vedremo se la cosa sarà confermata anche stasera. Tra l'altro i DSPT hanno per gli abbonati, cosa che vi invito a fare, è iscrivervi e poi abbonarvi al loro canale perché è stupendo, ecco, una pre-indagine di oggi pomeriggio dove i riscontri sono stati veramente importanti. Adesso lascio dire due cose a Stefi e anche a Claudio se vorrà farlo, insomma. Ok Corrado, intanto ti ringrazio per l'opportunità e per averci ospitato, insomma, qua nel tuo territorio. Non te ne sei accorto finché parlavi, il signor Sì. K2 qui ha brillato, è arrivato fino all'arancione in questo momento. Perfetto. Ce l'avevo basso, quindi non era inquadrato. E niente, allora abbiamo fatto, come avevi già detto tu, un piccolo sopralluogo, insomma piccolo, un'oretta di sopralluogo oggi pomeriggio, giusto per capire come muoverci e quant'altro. Già da sopralluogo a attrezzatura comunque spenta, perché comunque non avevamo ste gran cose, Certo. abbiamo avuto notevoli riscontri. Infatti. Non vi voglio spoilerare nulla. Assolutamente no. Se il canale vi piace, se noi vi piacciamo, se avete piacere di abbonarvi e scoprire anche dei contenuti inediti, ben venga, vi ringraziamo. Assolutamente, anzi vi invito a farlo assolutamente. Claudio? Io vorrei dire una cosa, commentate, mi raccomando, perché è una cosa che molti non fanno, che guardano i video e non Esatto. commentano. Noi fa piacere, come penso anche a voi le segnalate, Assolutamente sì. sapere il vostro parere. È molto importante per noi che comunque facciamo le indagini, sapere quello che voi pensate di quello che è successo nelle indagini, oppure i vostri pareri personali proprio Esattamente. riguardo a quello che noi facciamo. Ecco, questa è l'unica cosa che volevo dire, perché non voglio spoilerare Ma è nulla. importante, Moreno ormai è nella grande famiglia, che cosa può aggiungere? Niente, che è un piacere essere qua con voi Anche per noi, e proprio. soprattutto far compagnia anche all'amico Corrado. Bene, dai, allora insomma le premesse ci sono tutte. Se il bambino ci aspetta, siamo qua che lo accogliamo a braccia aperte, anche perché l'idea era quella di un bambino che non desse fastidio a nessuno, anzi sembrava quasi un bambino che ci rincorresse o comunque volesse starci vicino, accanto, ma senza nessun tipo di timore o paura. Comunque il posto è molto lugubre, adesso vedremo di mettere su un'indagine fatta bene. Ok ragazzi, allora noi siamo dentro un'ala di questo piccolo grande castello. Dico piccolo grande perché fuori è molto piccolo ma dentro è enorme, cioè è enorme, pieno di stanze, per cui come ho detto in introduzione, io e Lara abbiamo subito avuto la sensazione di parlare con un bambino, anche se la storia, come avete sentito in introduzione, non è poca. E però abbiamo già sentito due cosine. Come un tonfo, come un rumore, Sì. qualcuno che camminasse. La faccia di Moreno dice tutto, perché Moreno... L'ho sentito anche perché Sì. Scusate, io l'ho visto per la coda dell'occhio, tu per caso lo guardavi Non so se stavo puntando la videocamera verso uno Corrado. Ok, scusa se ti ho interrotto. No, figurati, ho anche finito, nel senso, cominciamo a girare un pochino gli ambienti e direi di partire dalla parte più storica, perché come ovvio che sia, questo è un castello molto vecchio e dopo il castello è diventato tante altre cose. Abbiamo addirittura, se io vi lascio in descrizione il vecchio video che ci riguarda, e avevamo anche notato che c'erano tonnellate di libri di un notaio, di un avvocato, qualcosa di questo tipo, quindi per farvi capire che qui si sono succedute tante famiglie, tante storie, quindi partiamo da... Ok, Esatto. va bene, proseguiamo dai. Quindi entriamo in una di quelle che secondo me le stanze più suggestive. Permesso. Ma innanzitutto una cosa che non ho notato oggi, qui c'è anche un soprabito molto antico, molto vecchio. Questo era un attaccapanni. Sì, sembra degli anni 50, Sì. anche 30 forse. Ah, Ragazzi, ma voi forse non vi siete accorti di una cosa? Cosa? Guarda qua. Cos'è? la cosa di una signora. Ah, Questo oggi non l'abbiamo notato, ma non so se tu e Lara l'avevate per caso. no, perché non mi ricordo.
Cioè, questo è assurdo, ragazzi. Magari l'ho vista, ma a memoria così non mi viene in Che mente. fosse una delle, diciamo, proprietari oppure persone che hanno abitato qui Beh, dentro. di sicuro, come dicevamo, qua è passata tanta gente. Va bene, dai. E per favore, Claudio, filmato il colore che l'abito proprio che è meraviglioso. Guarda che bello. Allora ragazzi, questa stanza, come ebbi modo di dire a suo tempo, ha molto della chiesa, anche se non è una chiesa ovviamente, però è impostata come se lo fosse. Ragazzi, è arrivato fino al rosso. Ah, È ecco, arrivato fino al perfetto. rosso. Una di Non quelle l'ho... stanze che oggi dicevamo ci saremmo soffermati perché avevo quella sensazione Sì, strana. io ho avuto tanti brividi, soprattutto lì Sì. nel mezzo tra le due porte. E vorrei provare a ripartire da qui. Ma scusa, cos'è quella luce là? Sul camino? Dentro il camino, cos'è? Ah, un pezzo di vetro. Ah, ok. Allora io qui, che sono esattamente nel mezzo delle due stanze, dove mi sono lasciata oggi, dove abbiamo concluso oggi, io sento tanti brividi. C'è qualcuno qua con noi che vuole per caso parlare, dire qualcosa, comunicarci qualcosa? Proviamo a appoggiare K2 sul camino, che l'altra volta Stavo per dire che era piuttosto attiva quella parte lì. Allora ci presentiamo, noi siamo dei ricercatori di fenomeni paranormali, siamo due team, noi siamo l'Archive Paranormal Team composto da Stefania e Claudio e poi ci sono loro i Signalantes composto da Corrado Moreno e siamo qui per testimoniare, per documentare il fatto se in questa struttura c'è ancora qualcosa Di vivo. nonostante all'apparenza sia tutto vuoto, ecco. Allora, io farei subito una domanda brutale. Sì. C'è un bambino qua? C'è un bambino? Per favore interagisci con quello strumento per dirci di sì. Esatto. Se ci sei, sto parlando con te o bambina. Più bambino però, perché i giocattoli che abbiamo trovato fanno pensare a un maschietto. Se c'è un bambino, può avvicinarsi a quel giocattolo con le luci che c'è sopra il camino? vuoi anche quello di fianco. Esatto, se no ce n'è uno sul mobiletto Esatto. che è uguale. Sono degli strumenti che si illuminano, hanno delle lucine ma non ti possono fare assolutamente del male. Esatto. Quindi avvicinati se puoi e se vuoi soprattutto, senza avere paura perché assolutamente non fanno nulla, però ci fanno capire che tu sei qui Esatto. e che hai voglia di comunicare comunque qualcosa. Vi chiediamo la cortesia di non interagire con noi, con i nostri corpi, ma limitarvi gli strumenti. Ne abbiamo tanti altri, Esatto. però per fare in modo che noi estraiamo dagli zaini tutta la strumentazione per darvi voce, dobbiamo prima capire che voi siete disponibili a Esattamente. parlare. Non so ragazzi se avete visto quella borsa appesa. Sì, Sì. la stavo guardando prima. Allora, oggi pomeriggio, quando abbiamo fatto una passeggiata io, Stefania e Claudio, abbiamo visto le lucine che si sono illuminate. Potete farle illuminare ancora, se siete sempre in compagnia nostra? Oppure fate un rumore forte. Io ho sentito qualcosa da di là, Quello che mi sono detto. una specie di sì. Dopo li ascolteremo Di comunque. da dietro di Io ho te. sentito qualcosa lì, ma sembrava... Tu sei fermo, giusto? Sì. Ma Anche coi piedi, non hai mosso un piede, no? scusate. Ok, io ho sentito qualcosa tipo così. Una piastrella. Cioè tipo il rumore di una Bravo, non era quella, bravo. Era lì, dalla parte lì. Infatti io volevo dire, più che il cammino, vorrei provare perché ho detto veramente tante sensazioni qui. Sì, ma infatti mi ricordo che l'avevi detto. Qui. Proprio nella parte che divide le due, che diciamo, due stanze. Sì, che c'è il divisorio, Io diciamo. ancora adesso qui ho brividi ragazzi. Ma... No, adesso arriva. Sì, però non era il tuo che Hai parlato, Stefi? Ho sentito... È là? No, sì, io ho detto da là. Ah, ok. No, ho Boh. sentito anche voci
fuori. Anzi, mi è venuto un colpo. Ma io ho detto da là. Ah, ok, boh, basta. Ma sei qui? Per favore, fai illuminare questo strumento per dirmi di sì. Sei riuscito ad arrivare fino all'arancione e anche al rosso prima. Io non sono tranquillo comunque, non so No. perché. Mi Oggi sento ero un po' molto di- più tranquillo. Mi sento un po' di agitazione anch'io. Io per so tua che verità. sei qui. Questo è un uccello. Questo non c'è. Ragazzi, ho dei brividi pazzeschi io qua in questa stanza. Magari ci stanno anche studiando, perché per carità, cioè, Però mi viene da dire che oggi era più attivo, eh? oggi era un po' più attivo, sì. Ascolta, facciamo che qua. Perché cominciamo magari, se vuoi Stefania, se sei d'accordo anche tu Corrado, Assolutamente. magari iniziamo con Alice Box a vedere se bene. ci dà Anzi, qualche volevo proprio dirvelo prima di Alice Box. parola, perché magari Sì. iniziamo un discorso così. Sì, sì. Ok, D'accordo. allora, Mi sento tutta infamosa. se un attimo noi oggi. Allora ragazzi, adesso i Dark Side tirano fuori Alice Box, che è un generatore di parole, insomma, un pochino più sofisticato di tanti altri, per cui vediamo se almeno lui riesce a darci informazioni un pochino più precise, che poi precise è sempre difficile perché comunque, come torniamo a ripetere, il castello sì è molto antico, ma è altresì stato abitato da tante famiglie, da tante storie. Per cui insomma può uscire di tutto che apparentemente può voler dire niente, come possono invece uscire risposte che abbiano un peso rispetto alla nostra esperienza. Adesso vediamo cosa uscirà. Ok. Va bene, allora ho acceso Alice Box Alice attiva. Box o Alice Box, dipende da... Non vedo più Moreno. No, è qua, è Moreno qua. ogni tanto Moreno è già in fa missione sedere. solitaria. Allora ragazzi, Moreno purtroppo o per fortuna ehi, Afferrare. Cioè, la prima E parola afferrare. afferrare. ha già capito Intanto quello che buonasera. Buonasera. Abbiamo piacere di parlare con te, ti ringrazio di interagire con noi. Se hai piacere di farci dire, insomma, farci sapere il tuo nome, giusto da capire con chi stiamo parlando. Oppure se sei un bambino o un adulto. Esatto. E afferrare, cos'è che dobbiamo afferrare? Allora, io credo che intendesse afferrare quello che Corrado stava dicendo. afferrare, nel senso ok, che ok. Afferrare il concetto. Ok, Sì, ci afferrare il sta. concetto. Ci può stare. Ok, mi rendo conto che ho fatto tante domande, quindi se per cortesia hai piacere di dirci se sei un bambino o un adulto, o il tuo nome, o il tuo nome, innanzitutto ti ringrazio, visto che comunque noi ci siamo presentati. Sappiamo di essere ospiti, diciamo, forse indesiderati. Improvvisi. Però noi, diciamo, facciamo questo perché ci piace dar voce alle anime. Non siamo qui né per vandalizzare il posto né per rubare nulla, solamente perché... Gregorio. Ok. Mantenere. Gregorio? Gregorio può Nome essere proprio. un nome. Ah, come dicevo prima ragazzi, qui sono passate 1000 persone. Esatto, ma poi si calcoli che è una struttura del Medioevo, Certo. Gregorio erano nomi... È un nome sì. in voga all'epoca. Per Sì. cortesia mi puoi dire, se possibile, l'epoca in cui hai vissuto su questo mondo terreno, perché so che comunque in qualche modo la tua energia è ancora viva. Però avrei piacere di sapere quando tu, Gregorio, eri in un corpo fisico in questo mondo terreno. Fischi? No, ho sentito no. Ho sentito una vocina. Ricordare. Prova a ricordare. Prova a ricordare, come dice Stefania, la mia amica. Fai uno Immagino- sforzo. Anche perché so che nella tua dimensione, Gregorio, il tempo è diverso rispetto a questa dimensione, quindi Certo. magari non ti rendi conto di quanto tempo effettivamente, tempo mortale sia passato. Prova a ricordarti, per favore, che epoca era. Io sento fischiettare, ragazzi. E io quello che ho sentito prima fischiettare. Adesso in questo momento no, ma ho sentito prima. Forse arriva di là. Di là.
Sì, adesso sì. Sì, Adesso sì. Da là. Oh, c'è qualcuno fuori? Allora, il K2 che io sto tenendo dopo Sì, sì, per è adesso fermo. non sto Tu è fermo, certo Mauro, che sì. è inquietante vederlo sopra questo. E proviamo a mettere, Moreno, prova a mettere il REM pod anche lì. Campione. 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 Campione può essere Poter dire tante cose. Può essere un campione di prodotto, quindi magari un campione di sangue, non lo so, qualcosa. Oppure un campione o magari... qualcosa che ha vinto. esatto. Lo metto di là che non c'è nessuno. Prova a metterlo di là, sì. Che qua Sul siamo camino. tanti, magari ci Tipo distrae. sul camino, sì. Poi che No, mettiamo anche il intendevo nostro, lì però. Ma non lo vediamo dopo. però sentiamo se passa. Ah, vabbè, ok. Mettilo pure, mettilo pure. E intanto hanno messo anche loro il report, casomai ne abbiamo anche noi uno che ci è arrivato da oggi. Proprio oggi, esatto, fresco, Ah, fresco di perfetto. giornata. Proprietà. Proprietà, Sì. certo, siamo nella tua Siamo nella sua proprietà e Interessante abbiamo chiesto questo. il permesso di entrare. Soprattutto proprietà, ci sono state tante proprietà, questo è interessante. Cosa stavo dicendo? Allora, io prima so che non l'ho ripreso perché ho una sfiga che non finisce più, però prima con Stefania e mi sono stato zitto perché ho detto magari non mi sbaglio, però adesso anche guardando Moreno io ho visto passare qualcosa sul muro di là. Prima una specie di ombra, di ombra. Palla. Palla. Ti ha anticipato? Cos'è che avevi visto? Una cosa rotonda. Ti ha anticipato, c'è pazzesco. Allora, prima con lei, però ho detto può darsi che sia io con la torcia, quindi non ho neanche aperto bocca, però adesso anche con Moreno. Che cazzo. provo a entrare lì, magari. Prova a fare la mossa di entrare, uscire e rientrare. È vero che Moreno c'era questa rotonda, proprio per la tonda, però non era lui, perché quando c'era la Stefania Moreno era là al cammino. Credo sia... No, era molto sopra di te, era sopra l'ombra di quella trave, quindi diciamo che era la parte bianca. In un momento poi si sveglia. Ha fatto un lampeggio. Allora c'è qualcosa che comunque gira intorno, ma ci stanno studiando. Molto Ma infatti l'ho visto con la cosa, se lui Cos'è? Farfugliare. scusa, sto cercando di parlare qualcosa che non riusciamo a sentire adesso. Però comunque riusciremo a riascoltare dopo il fatto di montare Io il video. spero di averlo preso, ma sicuramente non l'ho preso. Perché Qualcosa è stavo, passato adesso davanti alla luce. perché stavo inquadrando No, Steffi, c'è una farfallina però la questa stavo sera. inquadrando nella vabbè. sua interezza, non avevo la telecamera in su, l'ho vista con gli occhi. Che sfiga. Purtroppo sono di quelle robe che ti capitano quando non hai la possibilità Adesso di... Moreno è passato, ma la telecamera è lì, però magari Non si sa se la perché vedo, è bello ampio lo spettro, per cui... Sì, può anche essere che comunque, io ho sentito anche la rumore, può anche essere che comunque loro non vogliano farsi vedere e fanno in modo di svincolarsi Sì, dall'obiettivo. Perché comunque Corrado, poi dimmi se mi sbaglio, non è detto che magari oggi durante il sopralluogo eravamo riusciti magari a prendere tra virgolette un'entità e magari in questo momento non è totalmente diverso. Granello. Passi? Sicuro? Sì, che ho sentito anche io. Sicuro? C'è qualcuno? No, è possibile perché è solo verde lì. Io ho sentito passi Anch'io. sul selciato, però lì di selciato non ce n'è. C'è la vegetazione lì. Come se qualcuno camminasse Sì. sotto nei sassi. Sì. Io direi che allora, o ci spostiamo magari un attimino da qua e magari proviamo dopo. Sì. Magari tu non. Raga, K2. Eccolo. Eccolo. C'era illuminato fino al rosso, non so Eccolo, se sì, sì, l'ho qualcuno preso. l'ha. Ma anche adesso. Guardalo. Anche adesso.
Vedi che anche a me... Combinazione. Combinazione, ma guarda un po'. Combinazione. Come per dire, ma che combinazione. Ci rendiamo conto. Io ho detto spostiamoci da qua che magari... Vedi che anche a me... Oh, ancora. È andato Era sul arrivato rosso. fino al rosso. Aspetta, sempre che mi giro. Anch'io. Cioè, vado. Eccolo, sì. Ma E qui? infatti io lì, proprio all'ingresso di quella stanza lì. Ma sei lì dove c'è Claudio? Sì. È qui, nel corridoio. Che si aggira avanti e indietro. Io Ma quella è la l'avevamo detto, sensazione. infatti, che- E lui, infatti Corrado ha detto, ho visto qualcosa. Io qui, Ho visto allora, un'ombra. adesso che siamo qua, io l'ho vista qui. Ragazzi, io l'ho vista qui l'ombra. Sopra la testa di Stefania quando era ferma e sopra la testa di Moreno quando è passato di qua. Guarda come si illumina. Sei ancora qui? Puoi fare illuminare ancora questo strumento per piacere? Non va, quando noi lo No, chiediamo non lo no, fa. non prende comandi. C'è anche... Hai sentito? No? Ah, non eri tu? Cos'è? Perché io ero qua. Che Era cosa? convinto fossi tu? No, io non ho sentito niente, che cosa? Dei Come si passaggi. spostavano le piastrelle con la Sì, posizione? sì, come se qualcuno fosse lì che camminasse sulle foglie No, non l'ho sentito e sui proprio. calcinacci che ci sono per terra. Così. Guarda, Infatti ho detto, beh, Moreno è dietro, sicuro sarà lui. ho fatto il più piano di questo. Sì, Madonna. era sottile. Non ho sentito niente, non è che c'è qualcuno, no? Ah, sento qua. Sei qua. Ti stai girando intorno? Mi sembra di essere accerchiato, Sì. però non Secondo me so... anche più di un'entità qui dentro. Ma... Cosa volete che Sei facciamo? ancora qui? sono un po'... Titubante. Sì. Perché mentre mi attira ad andare su, come dice Stefi, però... Seme. Seme? Seme. Seme. Seme come il seme da piantare. Però da una parte qui sta succedendo qualcosa, eh? Sì. Altrimenti si può tentare anche di andare di là, non so che sta. Proviamo ad andare di là, bravo. Visto che siamo qua, ormai lo vediamo. Purificato. Seme purificato. Allora. Minchia, brividi qua. Brividi, qua c'ho i brividi alti 3 metri. Cosa intendi per purificato? Ma qui non siamo stati oggi. Sì, ci sono stati. Questa è la cucina. C'è qualcuno in questa cucina? C'è qualcuno che cucinava allora? Sono io col piedi. Sì, non adesso. C'è Sì, non adesso. C'è Sì, non adesso. C'è Sì, non adesso. C'è Questo qualcuno? no. Io ho sentito Classico. io ho sentito una specie di EVP che dopo rianalizzerò. Di? EVP Ah, che dopo rianalizzerò. L'ho Che? sentito Che diceva? Non sono riuscita. Bravo. Non sono riuscita a decodificarlo, però era un tipo è già una cosa del genere. Qua ad esempio oggi non siamo venuti, No, infatti anch'io non me la ricordo questa stanza. però l'abbiamo intravista quando eravamo di là. Sacrilegio. Insieme. Sacrilegio? le parole sono esattamente come la situazione che stiamo vivendo, sono scollegate, Sì. però sono anche interessanti. Quindi c'è un senso di scollegamento ma interessante, non so come far Adesso in questo arrivare il momento non concetto. riuscirei a collegare. No. Però io ho la sensazione che non sono collegate, ma perché sono più entità che parlano. Sì. Che magari una sta Esatto, facendo sì, un sì, ma discorso, infatti l'altra quello sta appunto. facendo un altro discorso. Esatto, sono scollegate come Esatto. come dire, come le cose che stiamo vivendo. Infatti. Allora, c'è ancora Gregorio qui. Per un sì, per favore, senza darlo da Alice Box che utilizziamo per... Papà. Papà. Questa è la parola che io non mi aspettavo. Bambino? Esattamente. Bambino? Ma Gregorio quindi era il bambino o Gregorio era il papà del bambino? Comunque alla fine gira e rigira, Siamo siamo sempre sempre lì. il bambino. Se sei un bambino, per piacere, puoi far illuminare questo strumento che ha delle lucine, così capiamo che sei qui.
Per piacere? Se passi vicino da noi. Io ho in mente una parola, ma non chiedermi perché non c'entra assolutamente niente con l'indagine, però mi ronza in testa una parola che non c'entra niente. Seta. Ma Seta. perché? Sì. Beh, prima ha detto lavorare a maglia, Ma già prima, quando stavamo entrando nel castello. ma all'epoca magari usavano le lenzuola di seta, essendo Mi è venuto in economiche. mente seta. Ero al telefono con Lara e Seta. non abbiamo parlato di seta. No, certo. Però mi è venuto in mente sta parola, ma non so perché. Per voi significa qualcosa seta? Magari lavoravate la seta, eravate può commercianti di darsi. seta? Perché comunque nel Medioevo anche la compravendita Vabbè, di seta di era sicuro. business. Andato. Sai i ritornelli, i tormentoni dell'estate, no? Che ti rimangono in Certo, testa sì. senza motivo. Continui a... E io ho questa parola qua che mi torna in testa ogni 3 secondi. Comunque questo edificio l'ho visto che è in vendita. L'hai visto? In vendita. L'ho In trovato. vendita? In vendita. Con trattativa riservata. Io provo a fare una cosa. Dimmi. Voi rimanete un attimo qua. Voglio andare nel corridoio da solo, vedere se per caso ci sono guida. Ma te la senti? Stai attenta. Beh, siamo qua, Tanto siamo qua. Sì, sì. Tira un urlo se hai bisogno. Perché mi viene in mente la parola seta? Eccellente. Eccellente, mi sa che ti vuole di là, Cla. Hai visto che di qua ci sono altre scale che salgono ancora? Mm? Ci sono altre scale che salgono ancora. Pieno di scale. Come le ginocchia sinistra? Allora, Gregorio, ti faccio la domanda che ha fatto Stefania 2 minuti fa. Gregorio è il figlio, cioè il bambino o il papà del bambino? Perché io ho avuto subito l'impressione di parlare con un bambino qua, già all'epoca. Ce lo puoi dire attraverso lo strumento che ha in mano la mia amica Stefania, che è un vocabolario virtuale. Se voi pescate le parole che ci sono al suo interno, ci potete dire delle cose. Esatto. Come avete fatto finora? Esatto. Però vi chiedo la cortesia di essere un pochino più ordinati. Ascoltare. Certo, siamo qui tutto Siamo- orecchi. Esatto. Vi ascoltiamo, siamo qui apposta. Forse dice ascoltate il rumore, fate silenzio. Che succede? No, guarda, sospetto, prima era pulito. Non mi mette a fuoco. Cosa Morena? Queste scale non le ho viste. Qua è sotto ancora. Ah, Con la scritta uno qua. specchio che sembra uno scudo. Sì, no, ma guarda qui. Ah, cosa c'è scritto? Non riesco a capire. Autoscatto, Urbex. Vabbè, forse è una Sono? FBG, forse sono youtuber. Queste scale dove portano ancora? Vanno praticamente nel sottotetto, non c'è niente di che. Tutto bene laggiù? Comunque, ascoltare potrebbe essere anche inteso come per dire state zitti e ascoltatemi. Ah sì. Perché? Sorpresa. Sorpresa, vuoi farci una sorpresa? La sorpresa a me sembra che sia imminente, non so perché mi sembra che debba succedere qualcosa qui. Non ti mal di testa stare lì. Stai qua Moreno. Allora, stiamo un attimo in silenzio, se sei d'accordo, e facci capire dove sei e cosa vuoi farci capire, cosa vuoi farci sentire. Gregorio, sei qui? Chiunque tu sia, se il papà o il bambino? Sei qua a farci compagnia? Inizio stranissimo di sta indagine. Cuscino. Di là ci sono i divani con i cuscini. Sì. E non solo di là, ne ho visti anche da qualche altra parte, ma non mi ricordo. Comunque una cosa molto strana della mia videocamera è che qui sotto mi sta ascoltando. Ah sì? Grande. Occhio. Grande occhio. Grande C'è occhio. qualche occhio La disegnato. telecamera? Ah,
Ma può essere che loro magari, se nel Medioevo, questi sono strumenti che non hanno. Il grande occhio. Allora, non dovete spaventarvi, capisco che alla vostra epoca non c'erano questi strumenti. Noi siamo molto avanti, ecco, nelle varie epoche, è passato tanto tempo dal Medioevo. E questo sì, è come un grande occhio, si chiama obiettivo e filma, diciamo, riprende tutto ciò che... Replica tutto quello che succede nel posto in cui si è, sì. Claudio, hai avuto qualche riscontro? No, avevo una strana sensazione quando mi sono riavvicinato di nuovo a quella porta lì, però il K2 non si è assolutamente illuminato. Ho provato a mettere il K2 vicino a quelle scarpe che ci sono sulle scale, ma neanche lì non è dato riscontro. 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 Ho sentito qualcosa? Una specie di fischio? No, negli occhi. Ho sentito un EVP. Orecchio nudo. Negli occhi. Riascolteremo. Scusami, ma stavo No, parlando no, io mi sono girato di qua e ho sentito negli occhi. Arrestare. Cosa stare? Arrestare, come vuol dire? No, arrestare vuol anche dire Tu cosa avevi sentito? una specie di già, ma non sono sicura. Io ho sentito negli occhi. Io farei una cosa. Occhi. Casomai prendiamo l'RF che è più sensibile. Sì. Riusciamo a captare qualcosa in più, forse. Che cavolo è No, avete stato? sentito anche voi? Cosa? Hai sentito anche Sì. tu? Ma Cosa? allora, io sento di Tipo lì... un ring, sì, No. un ring ho sentito. Io lì sento delle voci ma ho paura che siano uccelli. O comunque fanno parte della natura, sono rumori naturali. Però non riesco a capire se... C'ho l'ansia. Io farei così, prenderei intanto l'RF che è più sensibile. Proprio per levarsi il dubbio. Allora, qua secondo me non c'è niente. O meglio, Controllo. Controllo. Competere. ma sono scollegate. No, E prima hai competere detto forse no. campione. Competere forse no. perché Però sono in generale sono scollegatine le parole. Cioè è un po' come... Competere io lo posso interpretare come se noi vogliamo sfidare questa entità. Ah sì, ci sta. Ma in realtà noi non vogliamo sfidare proprio nessuno, cioè noi siamo qui non per sfidare assolutamente. K2. K2 sono illuminato fatalità quando Forse eri no. girato. Forse l'ho preso io. Non vogliamo sfidare nessuno, ma volevamo solo... Beh, Fischiato? ragazzi, Questa adesso volta l'ho Questa volta l'ho sentito. Qui? No, no, un fischio. Di nuovo. Tipo così. Ma non Qualcosa c'era. da questa. no. Forse sono delle Aspetta, note. shh. Sì, Sì, sì. non sì. c'era. Sì, non c'è. Avanti. Andate avanti. Andate male. Ok, allora magari direi di spostarci da qua. Io vorrei andare su, in quella stanza, quella cassa per fare. Andiamo su? Sì, è un uccello, un uccello. Sì, sì, sì. Piacere. Il piacere è mio. SHOCK. 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 Piacere shock. Questa è una parola. Cioè io ho sentito SH. Ho detto sei così famoso. Piacere SH. Shock. Shock. Cioè, assurdo. Ok, piacere nostro. Siamo Corrado, Stefania, Moreno e Claudio. Adesso poi darà qualcosa di DSPT. Siamo degli amici che sono qui per scoprire se c'è ancora qualche anima qui presente che ha vissuto in questi posti meravigliosi. K2 sono illuminato. Che c'è? A parte che non sto mettendo a fuoco, ma ho fatto una fatica bestiale a fare le scale. Vedi se è il coso in automatico. Vuoi che ci fermiamo un No, attimo? no, sì, adesso me ne riprendo subito. Comunque K2 si è illuminato a fatalità sempre quando vi girate. Ragazzi, se sentite sto fischio continuo è un uccello, l'abbiamo Sì, scoperto. assolutamente.
perché è proprio... Fotografia. Ecco, Claudio è tuo questo. Sì, però fotografia, occhio, ti ricordi, no? Grande occhio. Grande occhio. Sta vedendo i nostri strumenti, dice, ma cosa Sì, fa? sembra che ci stia guardando, che stia Si è spiando. alzata l'aria. Sì. Sta anche bene. Però è già la terza parola che ha a che vedere con le fotocamere. Sì. Fotografo. O avevi la passione? K2 si è illuminato, non so se l'hai preso. Non lo so, non stavo No, guardando io ero là. girato di là. Adesso sì. Quindi eri un Guardano fotografo. ancora. Stare. Vuoi che siamo qua? Stiamo qua, Stiamo qua. non ci muoviamo. Perfetto. Però in cambio fai una cosa tu per noi. Aiutaci a capire se chi c'è, con chi stiamo parlando. È tremendo sto fischio. Sì, guarda, Tempo. Ci vuole tempo. certo, ci vuole per farlo. tempo, energia, sono sicura. Noi Non possiamo abbiamo aspettare. fretta. Se per favore vuoi far muovere qualcosa, E voi il K2 continua a illuminarsi. Se prima giù non si illuminava, qua si illumina in Sì, sì, continuo. ma la si stanza vede. quella dove c'è la cassa... vede. E siamo nell'altra ala. Ah, ok. Assurdo. Sì, sì, vedo. No, qui siamo nei libri. Ok. Non ci sono i se libri. ci fai caso, prima cosa diceva? Che tu Matematica, tu hai detto, no, no, insomma. ma in realtà c'è un libro. Guarda i libri, guarda sì, i libri, guarda il K2. Di Ghiaccio. contabilità. Di? Di contabilità. Ah, beh, giusto, sì, perché comunque anche un qualsiasi, una qualsiasi figura professionale deve tenersi la contabilità. È vero? Sì, non ci avevo pensato a quello. Avete sentito anche voi? Ma No, ero io. No, hai riavviato la videocamera? No, Ah, no, è quello. era questo. Purgatorio. Ah, che parolona. Ma dici che esiste il purgatorio, quindi si sta illuminando? Si illumina, guarda come si illumina da qua. Ah, È arrivato fino all'arancione. ah, l'ho visto, stavo Ecco. inquadrandolo. Ma io più andiamo avanti più questa indagine non la capisco. Cosa intendi per purgatorio? Intendi che tu sei bloccato in questa dimensione e per te questo è il purgatorio? Là sta dicendo di sì. Fresco. Fresco. Qui si sta più freschi che giù, è vero? Ma è questo che ci vuoi comunicare? Non penso. O sta fresco che te lo dico, non lo so. Cioè io vorrei capire, Sono scollegate, non so cosa dirti. con purgatorio cosa intendi? Se tu sei qui in questa dimensione perché devi finire un qualcosa, perché il purgatorio mi viene da pensare a una fase di passaggio, giusto? Appena detto fase di passaggio si è illuminato. Sei in una fase di passaggio? Possiamo aiutarti a farlo questo passaggio? Hai bisogno di qualcosa? Ma a me è venuto un questo dubbio. cielo. Non sarà un allarme, no? No, gli allarmi. Magari Scala. flebile. Scala. Anche se Sai quegli allarmi mezzi scarichi che non hanno più neanche... riusciamo fuori a controllare da un'occhiata. però ci mi- muoviamo tutti, Cla. Cioè, il problema è che è troppo costante e cadenzato. Sì, infatti. Cioè va bene un uccello, ma Scusate un attimo, sembra che ha il tempo metronomico. Cioè, Mi metti ansia adesso, non ci avevo pensato all'allarme. sai quegli allarmi scarichi Sì, sì. che dici... Per me è un uccello, però è troppo costante. Cioè un uccello... Volete che usciamo un attimo No, meglio che andiamo a per vedere. sicurezza? Andiamo a vedere. Moreno, È un uccello, Sì. ci sono le piante. ho capito, ma, Sì, ma cioè, così costante. è un uccello, è un metronomo, non è un uccello. È cadenzato al millesimo. Cioè, è troppo preciso. Continua. Adottato. Bambino. Cazzo, proprio adesso che non sto registrando. Adottato. Stai parlando sempre tu, sei stato adottato, sei il bimbo che io e Lara avevamo intercettato quando siamo venuti la prima volta? Il tuo nome è Gregorio. Il tuo nome è Gregorio? No, adesso è rallentato. È sempre costante ma rallentato. O si sta, come dici tu, scaricando sapevo. l'allarme o si sta scaricando l'uccello? Scusate, so che... Io sono venuto fuori con la mia
Ragazzi. Questa la teniamo, eh? Questo è il backstage. Oh. Allora ragazzi, siamo dentro questa stanza particolarissima che è anche mezza arredata, mi viene da dire, non so se fa parte dell'arredo dei cosiddetti urbex che vengono qua a fare le foto, che ci sta, però effettivamente è un po' particolare, c'è addirittura una scopa di saggina, un pentolone, sembra quasi la casa della strega. E poi ci sono delle poltrone, c'è un televisore, insomma, dei mobili dove adesso è appoggiata la mia videocamera. Però anche qui oggi mi pare fosse Claudio, ha detto che si sentiva un pochino oppresso. Comunque non ti volevo interrompere, ma Migliore. l'RF sta dando segnale comunque, anche se per poco, ma... Ok, allora abbiamo cambiato stanze, abbiamo anche cambiato l'ala del castello. Qualcuno ci ha seguito, c'è qualcuno qui? Magari qualche altra persona diversa da quella che abbiamo incontrato prima. Vuole farsi sentire o avvicinarsi agli strumenti che abbiamo in mano? La mia amica ha anche un generatore di parole che è una specie di vocabolario. Voi non sapete cos'è, ma avevate libri, quindi pensate a un libro dal quale prendere le parole. Se volete prendere delle parole, noi capiamo che siete qua vicino a noi. Appoggio qua l'RF così abbiamo un po' sotto occhio tutti quanti. Ma... Comunque nota di servizio ragazzi. Ho la batteria. Guarda. Ho la batteria 1,57 ore, cosa che dovrebbe durare 5 ore, non siamo qui da ma- 5 ore. Strattonare. Strattonare. Sei qui vicino a noi? Cosa vuol dire strattonare? È stata usata violenza qui? C'è stato un litigio? Una colluttazione? Mi viene da pensare sempre a un bambino che viene strattonato dagli adulti. Vai a sapere. Ma c'è un bambino qui con noi. Prima è uscito un nome, Gregorio. Chi è Gregorio? Guarda che brilla l'RF, ragazzi. sta L'RF brillando. continua a brillare qui. Sì. Allora guarda, noi abbiamo la possibilità di usare un altro strumento, se ci fai capire che però sei qui come stai facendo effettivamente. Se fai illuminare quello strumento ancora, mettiamo a disposizione un altro strumento per poter parlare. Felice. Felice, è Ho felice. attivato il Ramboard, scusate. Infatti mi sono spostata che ho detto... Allora, vicino a quello strumento che sta illuminandosi, ce n'è un altro simile, nero. Se vi avvicinate suona. Non è niente di dannoso, fa solo un po' di rumore e basta. C'è un po' di ansia qua dentro. Timoroso. Sì, Timoroso. No, allora non essere timoroso. No, non So che sei timido e parlo al maschile perché comunque hai detto timoroso e hai detto Gregorio, io credo di parlare con il bambino Gregorio, con il bambino che c'è in te, dopo non lo so che età sei venuto a mancare, però non essere timoroso, non fanno male, te lo garantisco. Mappa. Mappa. che cazzo è stato questo? Non lo so. Come un brontolio. Sembra un buon Ehi! La porta, però questo non era un brontolino. No, un toc. Ho sentito bene anch'io. La porta lì, sì. Sì, un rumore di legno lì. Sì. Bracciale. Eccolo lì, cazzo, ho detto la porta. Bracciale, ha detto la dice. È stato l'RF o Sì, la sì, No, l'RF. Allora, se hai fatto suonare quell'oggetto, fai suonare anche quello vicino. È molto simile, fa lo stesso rumore più o meno. Però ci dai un'ulteriore conferma che sei qua con noi. Lo fai illuminare sempre quando non lo stiamo inquadrando.
come se non ha voglia di farsi vedere, di comunicare comunque qualcosa. Ma comunque in realtà si sta muovendo costantemente, se guardi Sì, no, ma un pochino, no, pochino, No, si ma muove e si gira. sì, però se si muove anche poco, ma vuol dire qualcosa. Olio. olio. Beh sì, eravamo forse in una cucina qua, perché comunque Ho una pensato pentola, anch'io. un camino, all'epoca si faceva da mangiare qui. Oppure se ci sta ascoltando una famiglia un pochino più vicina ai nostri tempi, vediamo una televisione. Sì. Quindi avevate una televisione. Se sta parlandoci o ascoltandoci qualcuno di più vicino ai nostri giorni, ci parli, ce lo faccia capire. Di che epoca potrebbe essere? Anni 60, 70? Allora, io prima ho visto uno stradario dagli anni 80, Ok, no, Sì, tipo ma intendo. quindi fino agli anni con la 80. televisione qua una delle prime. Sì, Quindi più o meno anni 70. 70-80, sì. No, che prima. Sì, forse anche prima. So che Perché negli mi anni... sembra che è uscita nel 50 e qualcosa Sì, è sì, stata sì. la Rai. Sì, Impulso. Impostato. Impulso allora, si riferisce sia al impulso che impostato a me dà qualcosa inerente alla televisione. Un impulso elettrico potrebbe e essere. impostato, magari un canale impostato, non lo so, mi è venuto in mente così. Sì, comunque la TV a colori dovrebbe essere del 75 Questa qua. e quella lì non era a colori, era No, versione. era ben Tra l'altro anche con l'antennina sua dietro. Così. Forse c'era la mia nonna. Ci fai sentire la tua presenza? Noi, ripeto, non siamo qua a far male a nessuno né a far danni, anche perché più di così non potremmo fare. Rispettiamo il tuo ambiente, rispettiamo il tuo Esatto. luogo e la tua entità. Suona. Ecco. Si è illuminato il K2, guarda. Guarda, Prendi il mano, Reno. guarda. Anche Allora sei Capodanno. qui con noi. K2 e E RF RF insieme. Va bene, grazie. Porca vacca, insieme, in simultanea. Vuol dire che qui è Giacca. Giacca. Era appesa di Il là soprabito. È il l'impermeabile. proprietario di quella giacca. Ok, sei il proprietario di quel soprabito che abbiamo visto di là? Quindi non sei un bambino, mi viene da dire. Sei papà. quello che stiamo dicendo noi. Magari papà del bambino, che aveva detto papà sì? prima. Ok, avvicinati ancora se sei abbastanza forte. Oppure accanto c'è un altro simile. Suona. Quello suona, quello di fianco. Neve. Neve. Neve potrebbe essere magari il nome di un animale domestico, Può darsi. non necessariamente La l'evento neve, atmosferico. sì, sì. Questa era una di quelle stanze che oggi avevamo. E tra l'altro fa un caldo devastante secondo me. Avevo- Guarda che brilla. Eccolo, Ma brillano insieme, guarda. guardalo. Porca Moreno, miseria. tiralo su. Guarda il K2. Adesso lo tiro su, smetti. Fa niente, tiralo su un attimo. Voglio vedere verificare come fa a suonare. Cioè, sembra che se lo lasci lì suona, se lo tiri su smette sia quello che quello. Questo è stranissimo, No, questo comunque ci fa capire che quello che stiamo facendo è Ma reale. cioè, sono due strumenti diversi a distanza Distanza. di diversi metri. Quello che stiamo facendo è reale. Ho sentito suonare un ta-ta-ta. Ma qualcuno ha cambiato qualcosa sulla videocamera? No, il mio rec. Testo. Linea. Io ho sentito come una videocamera che si attivasse, come quando apro la mia ta-ta-ta. La mia no, è accesa Aspetta, do un'occhiata normalmente. fuori che non si sa mai. Vengo con te, però non te lo Non lascio so, solo. un attimo. Che è successo? Non so, do un'occhiata fuori. Guarda che suona RF. Ho sentito ma non ho visto. Ha suonato ancora l'RF. Sì, ma c'era il Corrado, stava filmando. Ok, sei qua con noi allora? Prova a fare un piccolo sforzo e avvicinarti all'altro strumento. Rendere incline. Eh? Rendere incline. Rendere incline. Oh signore. Cosa ci vuoi dire?
Comunque dal modo di parlare non credo stiamo parlando con un bambino, perché No. queste parole non credo No. che i bambini li usino. Allora, essere incline a fare qualcosa vuol dire che acconsente a fare qualcosa. Rendere incline mi viene da pensare che noi dobbiamo rendere incline lui ad aver voglia di fare qualcosa. Comunque Può c'è essere. rumore, ragazzi, in giro. Ci puoi spiegare con parole più semplici cosa ci vuoi dire? Perché magari le parole che ci stai dando sono importanti, ma noi non ci arriviamo. Puoi essere più esplicito, più chiaro? Non capire strumento. Riesco a trovare un collegamento che abbia un senso con quello che abbiamo provato. Stefania ha avuto male anche a una gamba, insomma. Sì, è stato strano, avevo proprio le gambe pesanti, come avessi un macigno che mi tirasse giù. Quindi abbiamo Non fatto anche riuscivo una piccola pausa. Esatto, insomma. non riuscivo né a scendere né a salire le scale. Purificheremo un attimo la stanza. Vedi, adesso per esempio non ho problemi a fare queste scale. Scale. Ho sentito. Stare, dove dobbiamo stare? Dove stiamo andando? Infatti io più che non ce la faccio salire. Non ce la faccio salire, Claudio. Come se qualcosa mi bloccasse. Non mi faccia sentire. Che c'è, Stefi? Non ce la faccio dire. Come se qualcosa mi bloccasse. Niente, non si sa, Noi ragazzi. senza problemi di scale della cantina. Adesso. Abisso. Niente, non si sa. No, secondo me si vuole qua. Qua. Non si vuole su. Non so perché per quale motivo. Però, Stefi, a me preoccupi tu. Sto bene. Ok. È come se avessi avuto un blocco, come se avessi sbattuto la porta contro una porta, cioè la faccia contro una porta invisibile Ok. e non mi permetteva di salire. Vabbè. Che? Fuori? Di passi, sì. Ci vuoi qui in questo piano? Fattoria. Beh, immagino avessero anche degli animali qui, Può darsi. di solito nei castelli. Ma sei sicuro di aver sentito voci? No, non voce. Porca vacca. Che c'è? Non c'è nessuno, però ho sentito due passi. Ma forti. Allora ragazzi, adesso proveremo una spirit e vediamo se riusciamo almeno a tirar fuori una parola, 2, 3, che ci faccia capire che cosa stiamo ispezionando questa sera. Cioè lo sappiamo, però in realtà non capiamo bene quali sono le risposte di questa sera, che rispetto a quelle che sono accadute oggi. Sì, sta suonando l'RF, ragazzi, Assurdo. al massimo.
E non è ancora acceso nulla, Non ho quindi ancora acceso abbiamo... nulla, è come se volesse, come se stesse dicendo a me, Ok, o a va noi bene, o a grazie, Corrado, sì va bene. Sì, sì. Vado? Sì, sì, ma si Metti sente. vicino anche. Sì, metti vicino al No, ma è campanile. assurdo. Proviamo a mettere vicino il campanile. Ecco, vabbè, adesso appoggiandolo ovviamente si illumina, però... Ti va bene allora che facciamo un test con un altro strumento qui, in questa stanza? Vabbè, facciamolo lo stesso. Dentro. Metti. Allora, C'è stato. ci vuoi dire il tuo nome? Sconvolto. Sconvolto ho detto. Cioè, non è impazzito. Non mi dà fastidio la radio. Assolutamente no. Chi è che ci sta ascoltando? Vedremo. Vedremo. Vedremo, dobbiamo considerarla una minaccia oppure Come vuoi. come vuoi. Un'altra ombra, ragazzi. Un'altra ombra, cazzo, là, dietro Steffi. Infatti, ci puoi dire per favore come ti chiami? Mario. Mario. Mario, l'ho ripetuto 2 volte. Sì. Mario, abitavi qui per caso? Sano. Strano. Sano. Macchia. Dov'è che dobbiamo guardare? Io comunque ho visto un'ombra là. Dietro Contro lo stipite io. Quando... Questa è già 3 volte che vedo ombra qua dentro. il professore. Professore, Non sono morto. sono molto qualcosa. Di là, Di là. di là. Dove di là? In questa stanza dove c'è il divano? Ma tu vuoi parlare con noi? Mi fa piacere se siamo qui a darti voce. Guardate se siamo a dormire. Non so. Chiedi pure. Va bene. Questa. Da fare. Elisa. Capito Elisa? Elisa, l'ha ripetuta. Quindi Solo sei- Elisa, l'ha detto 3 volte Elisa. Piacere Elisa. Dimmi. Aspetta, chi sei quello della foto? Elisa è la signora che c'era qua di là. Penso di sì. Elisa, in che epoca sei vissuta? Qui in questo edificio? Una voce di un bambino. Una voce di un Beh, giallo. Eh? Giallo, bello. Giallo, o giallo bello, sì. Ma era di un bambino netto, eh. Sì. Ascoltami bimbo, come ti chiamavi? Me lo vuoi dire? No, No. sempre la voce di un bambino ho detto no. Perché non ci vuoi dire il tuo nome? Non voglio. Non ti facciamo niente.
Qualcosa. Vieni qui. Bingo. Adesso Bingo, vieni qui vicino a me. andrà meglio. Mi si è scaricata la torcia. Assurdo. L'RF continua a dare segnale, tutto è rosso, Mi è venuto in un secondo, scusa. Di là, di nuovo, di là. Di là dove? Sei morto su questo divano? Qui c'è un vento boia. È un'aria assurda qua. Senti che roba. Elisa, sei ancora qui con noi? Sì? Sì. Io vorrei capire, Elisa, se sei stata la proprietaria di questo posto. Sì? Questa è storia. Non sono stato, non so dire. Questa è storia. Adesso di nuovo, Sì, no, così. Allora, Elisa, ma sei la mamma del bambino? O Madre. O fa? No, madre. Sì? Sì. Ok. Va bene, Elisa, quindi immagino tu sia lì per proteggere il bambino. Puoi dirlo o puoi farlo, ho sentito. Non so se puoi dirlo o puoi farlo. Allora Elisa, io assolutamente non voglio sostituirmi a te come madre. Io sono solo qui una ricercatrice e sono qui perché volevo parlare con il bambino perché era l'entità che si è più palesata anche la volta scorsa con l'indagine dei nostri amici. Però se vuoi parlare con lui Elisa rispetto la tua scelta. Ragazzi, Ragazzi, minacciato. Ti senti minacciata? Ragazzi, minacciato. ma è pericoloso per noi stare qui? Esperienza. In effetti stasera stiamo vivendo comunque un'esperienza È particolare. Ben ti sta. Io ho capito Piacenza. Maledetto. Io ho capito ben ti sta. Che è successo? Da dietro. Allora ricordiamoci di ascoltarli. Brividi? Caldo? Elisa, ti fa piacere se giriamo nella tua casa, perché presumo questa fosse la tua casa? Se esploriamo la tua casa, perché non siamo venuti qua per vandalizzare. Da spuntare. Capito, da spuntare qualcosa. Ti aiutiamo nella discesa. Io ho capito discesa, sì. Ti aiutiamo nella discesa. Non è discesa, quindi dobbiamo andare nella cantina che diceva Corrado.
notate ragazzi che il piano non è discesa, io prima ho avuto difficoltà nelle scale. Sì. Posso salire al piano di sopra perché io vorrei andare a dare un'occhiata nella stanza dove c'è la cassa. Non è qui, dall'altra parte. Quindi qua c'è l'archivio. Possiamo salire nella stanza dell'archivio? Io non sfiderei la sorte, Stefi. No, va bene. Anche perché se avete visto proprio prima si è bloccato proprio appena messo il piede appunto. nel primo scalino, si è bloccato anche sulla destra. Non sfidiamo la sorte. Allora, Non c'entra. non vorrei sbagliare, ma l'ha detto anche la spirito. Sì. Sorte, sì. Imparare dallo subconscio. Non so ragazzi cosa volete che facciamo? Chiudiamo qui? Io direi di chiudere qua perché non è serata. Non è serata. Poi onestamente io tengo più all'amicizia che all'indagine. Io non ti vedo bene e finché non ti vedo bene, non ti vedo bene. Mi spiace, prima viene... Su questo posso lo so, però... assicurarti che sto bene curando. Mi interessa, però continua ad assegnare. Ti ringrazio per la premura, ma Secondo me se stiamo qua per 4 ore, tra 4 ore siamo sempre così. allora niente dai, chiudiamo qui. Se per voi va bene, chiudiamo qui la sessione. Vi ringraziamo per quello che avete voluto raccontarci. Sì, posso dire un sì. Ok? Vedi? E niente, noi ce ne andiamo e voi restate qui nella vostra casa. Esatto, magari torneremo qualche volta. Esatto, se avete piacere possiamo tornare in un altro momento quando magari per voi è più facile comunicare e vedremo se riuscirete a raccontarci le vostre storie. Esatto. Perché c'è la luce, c'è il firmamento. Ma è quello che ti dico io da 10 minuti che te lo dico. C'è un vento assurdo, non c'era prima. Io sto quasi bene perché prima si crepava di caldo. 2 volte ho detto c'era. Però mi sembra strano che ci sia tutta quest'aria qua. 2 volte quando ti parlavi la scritta ha detto certo. Va bene, quindi per voi va bene. Potete andare. Andare, Va bravo. bene, Non ci d'accordo. vogliono fare, ragazzi. Proprio non ci L'ha vogliono. fatto capire in tutti i modi. E anche fisicamente ce l'ha fatto capire. Se sei d'accordo anche tu con radio, quando Assolutamente sì. vai via, È giusto rispettare. Non sfidiamo la legge. E io adesso Lei ha dato fastidio a me. Allora Moreno, siccome è uno che non si lamenta mai, però adesso lo dice, ha avuto un dolore al petto e uno al braccio, quindi e io ho i brividi alle Il gambe adesso. braccio è come se qualcosa mi bruciava. appunto, quindi direi di, siccome almeno io e Claudio stiamo bene, direi di non ammalarci Noi noi. possiamo crepare loro. Esatto, No, nel senso, 2 su 2 almeno stanno bene, dai. certo. Comunque io ho i brividi alle gambe. Allora, concludiamo. Intanto mi sta sfogando io. Allora ragazzi, l'indagine è finita, come abbiamo detto anche nella chiusura di Darkside, è stata un'indagine stranissima. Oggi pomeriggio, nel caso in cui vogliate iscrivervi al canale di DSPT, anzi fatelo, hanno una sezione abbonati, per cui negli abbonamenti, nel caso vogliate farlo, c'è un'indagine pomeridiana, chiamiamola indagine ma era più un'esplorazione. Però lì abbiamo avuto tanti risultati senza storie, se si può dire così, senza patire, ecco. Invece stasera è successo, mi viene da dire niente tutto, però quel niente, quel tutto era condito da stranezze, parole scollegate. Stefania ha avuto male alle gambe 2 volte, si è sentita come un muro di gomma che non gli ha permesso di salire nei piani superiori, mentre oggi è salita su come un grillo. E, insomma, rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, stasera abbiamo fatto veramente niente. Però, come diciamo sempre, ma non solo noi segnalanti, ma anche DSPT, prima la salute. Innanzitutto, nessuno deve rischiare niente, non ci pagano per fare quello che facciamo, per cui va bene fino a un certo punto, poi basta. E chiudiamo anche con il fatto che Moreno, ormai avete imparato a conoscerlo, non si lamenta di niente, eppure ha avuto un problema di dolore verso, insomma, il basso petto e un bruciore forte al braccio, quindi insomma diamoci anche una calmata, perché non è il caso di rischiare grosso per un'indagine paranormale, anche se poi è la nostra passione.
Io però vorrei anche lasciare parola ai miei amici e colleghi perché insomma l'esperienza l'hanno vissuta con me. È stata un'indagine particolare perché allora, da come abbiamo visto oggi nel sopralluogo sembrava tanta attività ci fosse qui dentro. Ma ce n'era anche stasera. C'era anche stasera, ma ci ha fatto capire che non eravamo i benvoluti e quindi ci sembra giusto anche rispettare il parere dell'entità. Ci abbiamo provato a cercare di fare un discorso sensato, ma effettivamente non abbiamo capito quello che volevano comunicarci. Abbiamo capito che non siamo benvenuti, quello sì. Tra l'altro, prima che di dare la parola a Stefi, io là dove sto indicando col dito ho visto 2 volte delle ombre, una volta sopra la testa di Stefani e una volta sopra quella di Moreno, per cui vai a sapere. Ho sentito da poi quando siamo usciti da questa stanza, ho suonato K2 e poi io ho sentito un EVP mica da ridere di là, quindi insomma adesso vediamo cosa è successo. Certo. Sì, niente, praticamente. Avvicinati un po'. Ecco, allora come dicevamo sempre anche noi, non vogliamo forzare le cose, se le entità ci fanno capire che è ora di chiudere, li rispettiamo perché comunque loro sono i padroni di casa, noi come sempre siamo ospiti. E, come diciamo sempre, prima la salute, quindi il nostro focus principale è portare a casa la pelle e dopo l'indagine. Ecco, comunque di entità ce n'erano, come ho detto anche prima, poc'anzi, forse ce n'erano anche troppe, tutte volevano parlare e hanno creato una grandissima confusione. Era un'autostrada di persone, però noi eravamo fermi all'autogrill senza sapere con chi parlare. Ecco. Cercheremo di decodificare quanto possibile, ecco, in post-produzione e per questa sera è tutto. Moreno? Non voglio aggiungere, è stata una bella esperienza. Avvicinati se non ci si vede. È stata una bella esperienza. Il bruciore al braccio sembra passato, si era gonfiata anche una vena, non so. Ma è una cosa che non ti è mai successo? No. Anche un'altra anomalia questa. Cioè stasera è la serata quello possiamo dire. È delle anomalie. È come se ti avvicinano, diciamo, una fiammella per bruciarti ti i brucia peli. proprio, sì. Ragazzi, arrivati a questo punto. L'RF ha suonato tantissimo, ha dato tanto segnale. L'RF sì. Esatto. Ma anche comunque il K2 in giro per... Va bene ragazzi, allora giunti a questo punto mi auguro che comunque il video sia piaciuto, se così fosse iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un pollicione in su, naturalmente per noi ma anche per i nostri colleghi e soprattutto amici Dark Side Paranormal di SPT. Al prossimo video, ciao! Grazie a tutti, ciao!